e andiamo nel preset. Io mi stavo scaldando e, come ho detto, io sono sempre stata una persona molto strategica e sapevo che avevo davanti una persona estremamente forte e che anche la strategia era molto importante. Soprattutto, io una cosa avevo sempre notato di Andrea, che Andrea era immutabile caratterialmente. Probabilmente, io, questo ripeto, è una mia visione, magari lui potrebbe vedere se stesso in un altro modo, magari come una persona molto emotiva e cose varie. Io l'ho sempre visto molto carico, cioè nel senso, quando Andrea era carico lo vedevi che era carico perché esprimeva una potenza incredibile, ma non l'ho mai visto una persona, come posso dire, appunto, che magari si scoraggiava, molto così, diciamo, ok? Molto appunto immutabile sotto quel punto di vista. E io sapevo che per vincere anche la parte emotiva era importante, che dovevo cercare anche di smuovere in qualche modo quel suo lato. Allora, innanzitutto, io iniziai a scaldarmi con le cavigliere da 2 kg perché non volevo mostrare che io avessi delle cavigliere da 10 kg, perché era un segreto. Io tra l'altro mi feci tutta la fiera con lo zaino che pesava 10 kg, stando zitto facendo finta di niente, per dire. Magari si vedeva lo zaino che toccava terra, questo non lo so, però nessuno sapeva che c'erano 10 kg nel mio zaino. E iniziai a scaldarmi con le cavigliere da 2 kg per dare l'impressione anche a lui che io facessi il set con 2 kg. Tant'è che lui anche, noi eravamo molto in confidenza, mi chiese se insomma io avevo queste intenzioni, ho detto ma non lo so, andrei svagai insomma, e io tirai fuori appunto dallo zaino le cavigliere da 10 kg appena fu il momento di gareggiare. Un'altra cosa che voglio dire riguardo quel set, come ho detto, il set con 10 kg dava sicuramente, per forza di cose, molti punti e permetteva di valorizzare le mie possibilità. E come vedremo dopo, appunto, ve ne sapete, insomma, è inutile che vi tengo le cose nascoste, come ho detto anche prima, il set viene ricordato soprattutto per il muscle up a una mano con 10 kg. Ma il muscle up a una mano con 10 kg ha un'importanza di un determinato tipo, ma non è tutto il set. Io ricordo che comunque il set appunto serviva per valorizzare tutti gli esercizi, perché tutti gli esercizi dovevano avere un bonus da permettermi di ottenere dei punti tale per abbattere un fenomeno del genere che avevo di fronte. E io ricordo che comunque il set con 10 kg io appunto l'avevo provato in allenamento in un modo anche leggermente diverso da quello che poi è stato il set che è stato fatto lì, ma comunque era un set difficile. E io mi ricordo che chiesi al mio migliore amico, gli dissi questa cosa, gli ho detto: io ogni volta che gareggio finisco per andare a fare delle cose che mi mettono in difficoltà, nel senso, io avrei potuto fare anche quel set con 8 kg cioè nel senso andare in gara con 2 kg meno di quello che io facevo generalmente, conscio appunto del fatto che magari sarei potuto essere più stanco e magari non è che sarebbe cambiato così tanto, no? E quindi gli chiesi al mio amico, dissi: ma secondo te per quale motivo io ogni volta, a prescindere da dove arrivo, mi metto sempre nella condizione di dover dare per forza comunque il massimo, anche se magari non ce n'è bisogno? E lui mi disse: perché se non dessi il massimo non saresti te. E questa cosa è vera, nel senso che nonostante tutto io volevo la sfida contro me stesso, volevo comunque la sfida contro me stesso, nel senso volevo fare una cosa che sapevo che avrei fatto con difficoltà, ma volevo farla in quel modo, perché se avessi messo meno chili, a parte che ripeto, comunque gli esercizi avrebbero preso meno punti, ma non sarei stato adeguatamente motivato verso me stesso. E dico questa cosa appunto perché molti dicono: ma perché il muscle up a una mano slanciato e zavorrato? Perché non lo fa senza peso? Ragazzi, per questo motivo, perché se io faccio il muscle up a una mano senza peso, poi anche il TED è senza peso, anche gli hop sono senza peso, anche le feste senza peso, quindi io non faccio abbastanza punti. La zavorra serviva per prendere più punti sulle cose dopo e quindi la mia idea, il mio pensiero è stato: devo fare il muscle up con più peso possibile perché così le altre cose hanno più peso possibile. Il fatto è che 10 kg di muscle up a una mano era complicato comunque, cioè nel senso io dovevo essere proprio al massimo e fare 10 kg di muscle up a una mano. E quello fu la mia, diciamo, il mio
la mia disputa interiore, ho detto ma forse sarebbe meglio fare 8? No, perché se fai 8 poi non sei abbastanza carico, devi fare una cosa che rischi che lo sbagli. E questa cosa fu molto importante perché io in quel momento appunto sentivo questa stanchezza e volevo essere un po' tirato su di morale, in un modo così, volevo avere un supporto, volevo avere un bastone su cui poggiarmi. E questo è il momento che ha deciso tutta la gara, ragazzi. Perché io ricordo che dissi appunto, stavo parlando appunto con i miei amici e dissi alla fidanzata di questo mio amico Madonna, chissà se ce la fa, mi sento un po' stanco, chissà se ce la faccio davvero a fare questo set zavorrato. E lei mi disse, ma sei davvero sicuro che lo vuoi fare? Io in quel momento ho visto nero, perché ho detto, e mi sono sentito esattamente come si sente Ade in Hercules quando dice io sto progettando questa cosa da 18 anni e sbrocca. Ho detto, io sto creando questo set da 9 mesi, cioè la stessa scena, sto creando questo set da 9 mesi. L'unico modo con cui io posso prendere adeguati punti e fare questa cosa e tu mi dici se io sono davvero sicuro di farlo. Cioè questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello. Come vedremo, una cosa che mi hanno detto in molti, dice Matteo, ma durante il set io ti ho visto, Madonna che carica, era aggressivissimo, incredibile che furia. Ragazzi, perché in quel momento, con quella frase, io non ho più visto Andrea. Il mio unico pensiero quando sono andato a prendere la sbarra è stato mo te faccio vedere se io non salgo con 10 kg adesso da stanco. Cioè, io sono convinto che se la mia amica non mi avesse detto sta frase, io non sarei riuscito a fare quel muscle up, perché ero stanco comunque. Sono convinto che l'avrei fallito, che comunque avrei avuto molta meno carica nel fare il set. Quindi questo retroscena importante è fondamentale agli esiti della trama, perché ha deciso tutto. Quindi io ringrazio veramente la mia amica per avermi detto questa frase trigger che mi ha fatto proprio esplodere il cervello. Ultime cose che vi dico prima di passare alla fase clou, che quando uno fa una gara deve pensare a un sacco di cose particolari. Cosa intendo per cose particolari? Io ho fatto quel set con le scarpe. Perché ho fatto quel set con le scarpe? Perché le cavigliere da 10 kg possono slittare se sei sudato, per dire, anche appunto per il fumetto e cose varie, possono slittare. Quindi in allenamento le cavigliere mi partivano e quindi un problema in più a cui pensare, metti le scarpe. Poi la sbarra deve essere all'altezza giusta, quindi ho detto che faccio? Mi metto una parallelina sotto i piedi. Ci sono tutti questi problemini che sono la cosa che non mi fa, diciamo, piacere troppo le gare anche, o almeno non me le faceva piacere, perché dico, ma uno può pensare a tutte ste casualità della cosa? Cioè, vedremo che ce n'è una molto importante durante il set di queste cose a cui ho dovuto fare attenzione. E riguardo il set, una cosa che voglio dire è fare un set zavorrato ha una difficoltà globale, nel senso non sono solo le cose a fare, appunto, a prendere punti, secondo me, ma è il set intero, perché a livello di grip è molto difficile. Voi considerate anche che dovete stare tutto il tempo sulla sbarra, quindi le mani non vi devono sudare e vi posso assicurare che fare tutto un set con tutti gli esercizi, come vedremo, perché tra poco vedremo qualcosa, basati sul grip come OAP, TED e Festo, cioè bisogna avere una presa di metallo e mantenere quella presa di metallo per tutto il tempo con quei 10 kg attaccati che comunque fanno peso e stancano globalmente. Come vi ho detto però prima, questo set necessitava anche di una strategia psicologica, secondo me, che io, diciamo, come ho detto, avevo iniziato con la cosa dei 2 kg per scaldarmi, ma feci un'altra cosa qua, anzi altre due cose. E innanzitutto io chiesi a Andrea se potevo partire io. Ho detto è strano che Andrea mi dica no, voglio partire io, perché comunque è una persona, voglio dire educata, ma qui non è un discorso di educazione, però capito, mi fa strano dire no, parto io. Mi aspettavo un sì, vai tranquillo, insomma, e così è stato. Perché era importante che partissi io? Innanzitutto perché questo tipo di set mi richiedeva comunque una certa concentrazione, cioè mi immaginavo male la cosa. Lui ha fatto il set, vai di corsa, mettiti la parallelina sotto i piedi che non arrivi alla sbarra, fai il muscle up. Ho detto devo partire per primo, ma soprattutto per una cosa, e che io ho sempre pensato che abbia funzionato, poi vi dirò bene perché, ma potrebbe essere tranquillamente una mia ricostruzione psicologica. Ma fondamentalmente mi importa poco, mi è servito pensare che fosse successo così. Io ho detto devo trovare il modo per un minimo scioccare una persona che, come vi ho detto, è immutabile emozionalmente, una persona che non si sciocca davanti a nulla palesemente.
E ho detto, secondo me, un set che parte con un muscle up a una mano con 10 kg, anche se non ti lascia, e soprattutto che è tutto un set con 10 kg, anche se non ti magari impressiona a livello di forza, che dici, per me è una stronzata magari, secondo me ti impressiona dal livello di che cosa è successo, perché è una cosa talmente atipica e strana che questa cosa un minimo di effetto stunnato secondo me te lo lascia. E vediamo dopo come è successo. Ma adesso ragazzi è il momento clou, perché voi avete sempre visto questa gara dai vari video che ci sono online, ma i vari video che ci sono online non sono la vera gara, perché i vari video che ci sono online hanno la canzone che copre, diciamo, l'audio e non comunicano, come dicono tutti, quello che è successo in quel momento. Io vedo un sacco di persone che mi hanno detto nel corso degli anni: Matteo, io sono scoppiato a piangere in quel momento, perché c'è stato un momento di... Nel senso, per quanto sta cosa mi faccia estremamente piacere, perché hanno detto persone che dice io non ho mai pianto in vita mia, in quel momento ho pianto e cose varie, c'è stato un clima, soprattutto quando appunto io ho fatto il muscle up alla mano con 10 kg, quando io ho fatto il muscle up alla mano con 10 kg, in quel momento è esploso a qualsiasi cosa. E quindi sotto un certo punto di vista io me l'aspetto, perché è uno shock emozionale talmente forte che uno si commuove. Però appunto, come ho detto, online questa cosa non si capisce, perché non c'è il clima adatto. Io ho il video con l'audio adatto, ossia il video che hanno fatto i miei amici, quindi sentirete delle urla allucinanti, perché è comunque da parte dei... ci sono i miei amici dietro al cellulare che riprendono, ma percepirete anche il clima, diciamo, generale. Io adesso voglio vedere questo video con voi, passo passo, mostrarvelo e andare a esaminare passo passo ogni parte del set per vedere cosa è successo e cosa pensavo. Allora, il video inizia qualche momento prima del set, durante la preparazione. E qui per dire, sono io che metto il nastro sulla sbarra per avere più grip, io uso un nastro per avere più grip, un nastro pelato, e considerate che qui sono un paio di minuti prima del set, io ancora non ho tirato fuori le cavigliere da 10 kg, per farvi capire. Questo è il momento in cui finalmente lo zaino si apre ed escono le caviglierone. Mamma mia ragazzi, qui anche appunto lo speaker mi è venuto a chiedere quanto fossero le cavigliere, che poi nel video lui dice 20 kg, no ragazzi sono 10 kg, 5 kg per gamba. Sì, infatti 10 kg. Ovviamente perché anche i giudici dovevano sapere il peso per poter valutare il set. Qui la frase trigger era stata già detta. Mamma mia ragazzi, vi giuro, ogni volta che rivedo questo, perché io mi ricordo, ripeto, per me non è la gara in sé, io ho il ricordo di energia, di pazzia. Qui per dire che sto dicendo ragazzi, nel senso, non vi aspettate chissà che, perché comunque sono, cioè, non è detto che ci riesco, quindi potreste anche vedere un mega fail clamoroso, cioè... Io veramente... Ah, altra cosa per dire, vi dico già subito, avevo il nastro anziché i polsini, perché dopo dovevo fare il set agli anelli e ho detto magari con i polsini perdo grip, quindi mi metto il nastro pure sui polsi che c'è ancora più grip se ci metto il magnesio, così non perdo... Cioè, per farvi capire che stavo pensando a qualsiasi dettaglio che potesse andare di traverso, perché spesso capitava che per motivi appunto secondari, come può essere, come ho detto prima, la cavigliera che si sfila dalla scarpa, uno distrugge il set, quindi dovevo pensare a tutte queste cose qua.
Ragazzi, vi giuro, a me mi sudano le mani, io tremo quando vedo sta cosa, perché mi ricordo questo momento di perfezione della giornata, che è andato tutto come uno dice, me lo immagino nel mio sogno più bello. Una cosa incredibile, veramente. Io questa è la cosa che ricordo di quel giorno. La giornata perfetta, come ho messo il titolo, la giornata perfetta. Adesso andiamo a vedere il set insieme con l'audio, poi appunto lo commentiamo piano piano. Magnesio ho messo 18 volte perché appena sudavo si svaniva, cioè una cosa incredibile. Sentite l'audio. Ovviamente, mentre stavo vedendo il video, nel momento esatto in cui siamo arrivati al punto del One Muscle Up, la connessione è sparita. Ci sono problemi di connessione da ieri, non so cosa sia esploso nella mia città, ma come sempre è molto particolare che esattamente nel momento picco di energia la connessione sia sparita nuovamente, quindi appena tornerà continuerò a fare la reaction. Il mio pensiero è stato proprio, sì sì, credici proprio, credici davvero, perché mo te lo faccio vedere ste festo con 10 kg.